L'area di Largo Castello è il punto di partenza per l'itinerario archeologico della Ferrara rinascimentale. Possiamo immaginare la pavimentazione di San Pietrini che circonda il castello estense come un punto di raccordo fittizio tra due periodi storici, Medioevo e Rinascimento. Dalla costruzione del castello fino agli inizi del XIX secolo, molte scoperte hanno segnato la progressiva trasformazione di quest'area. Scavare qui è stato difficile perché i sottoservizi hanno disturbato le strutture precedenti, situazione frequente nei centri storici. Un gruppo di rinvenimenti è riferibile a una serie di strutture difensive che esistevano in questa zona prima che la cinta muraria fosse spostata più a nord nel 1492. Queste strutture che abbiamo rinvenuto sono tutte riferibili alla Porta dei Leoni e in particolare abbiamo trovato un muro a scarpa che apparteneva probabilmente ad un rivellino a difesa della porta che era verso nord e anche ad un frammento di testa di ponte che serviva per oltrepassare il fossato che proteggeva le mura in questo tratto. Appartenente alle strutture difensive del castello è il rinvenimento di due grossi muri paralleli che costituiscono la base di un grande rivellino che proteggeva verso nord l'entrata al castello. Una parte di queste strutture sono state rinvenute nel 1991, mentre con gli scavi del 2021 abbiamo appunto completato la loro forma e la loro struttura. Oltre a questo si è potuto verificare l'esistenza del fossato che proteggeva ovviamente sia la linea difensiva delle mura che il castello stesso verso nord. La cosa interessante è che le mura pertinenti al fossato, le mura medievali, non furono abbattute ma rimasero in piedi anche per più di 100 anni. Sull'area delle mura e del fossato, che man mano venne riempito, poi furono costruite sia case che botteghe. Già all'inizio del 1500 in quest'area vennero costruite abitazioni e botteghe, caratterizzate dalla presenza di muri di notevole spessore, pavimenti in laterizio, porticati e pozzi che sopravvissero, pur mutando negli anni, fino al XIX secolo. Un grande momento di modificazione di quest'area si data al 1741, quando viene costruito il Palazzo del Monte di Pietà, che attualmente è ancora visibile. Una struttura invece che non è più visibile e che apparteneva al Monte di Pietà è l'oratorio del Beato Bernardino da Feltre, che fu costruito intorno al 1761. Questo oratorio ormai non esiste più e solamente con gli scavi archeologici è stato possibile vederne le sue fondazioni. L'aspetto di questa via, almeno fino agli inizi del XX secolo, era molto diversa. La via era molto più stretta, c'erano attività commerciali e case che si affacciavano su di essa, anche sulla stessa via che andava verso il centro. Verso la parte di invece Viale Cavour esisteva un canale, il famoso canale Panfiglio, che dava acqua alla fossa del castello. A questo punto i visitatori possono allontanarsi dall'area di Largo Castello, così ricca di testimonianze di diversi periodi storici, per dirigersi verso Corso Martiri della Libertà e proseguire l'itinerario rinascimentale della Ferrara nascosta.